Ho ufficialmente comprato una barca per andare a caccia di mostri in mare. Ma dove l'ho trovata e soprattutto quanto l'ho pagata? Ma per scoprirlo facciamo un piccolo passo indietro a 4 mesi fa. Ho passato giorno e notte alla ricerca di un'imbarcazione completamente da ristrutturare. Tantissimi mi hanno sparato cifre assurde che non potevo permettermi, ma dopo 4 mesi mi sono imbattuto in una barca open abbandonata in un campo. Me ne sono innamorato immediatamente e dopo aver fatto degli accertamenti con persone più esperte di me ho deciso di acquistarla. Diamo ufficialmente inizio al progetto Restaurazione Barcaca. Arrivato sul luogo dove si trova la barca, ho fatto dapprima un sopralluogo con alcuni amici per verificare le condizioni della barca assieme al proprietario. E da come potete vedere... La mettete a posto? Ce n'è quanto ne voglio. Quanto ne vuoi? Esatto, lo stato della barca era abbastanza pietoso, ma vedere la barca in quelle condizioni mi ha motivato a tirarla fuori a nuovo più di prima. Dopo aver riflettuto sul da farsi, abbiamo fatto scolare la barca per rimuovere tutta la monnezza accumulata all'interno. Anche perché guardate cosa è venuto fuori. Sembrava si fosse creato un ecosistema in quello schifo. È già tanto che non ci ho trovato dentro un siluro. Quindi abbiamo deciso di spostare la barca in un posto dove sarebbe stato più facile lavorare. Spostata la barca era giunta l'ora di acquistare il necessario per la ristrutturazione. E dopo i 300 euro spesi per scafo e carrello, la prima spesa effettiva per le pulizie è di 18 euro e 25 centesimi. Dirigiamoci immediatamente al campo. Iniziamo a svuotare questa bestia. La prima panchina se ne va. Sono gasatissimo! Scrivimi 1000 idee di nomi nei commenti perché ancora non ho scelto. Iniziamo malissimo, raga. Questa vite qui si sta spanando e rischio di non toglierla più. Ole! Ale! Raga, ho fatto un disastro, come sempre ovviamente. Spero di riuscire a ripararlo successivamente. Non riuscendo a togliere questa cacchio di vite, sono andato col seghetto alternativo per togliermi tutto questo legno e ovviamente ho preso la carena, che c'è proprio il buco, raga, e va chiuso per forza. Per riparare questo danno avrei avuto bisogno di un esperto, quindi sono andato avanti con lo smantellamento. E anche la manopola, raga, Evinrude se ne va. Dai raga, dai che manca poco! Le vostre mamme sarebbero orgogliose di me, perché ora pulirò. Ciao mamme! Schifo, raga, non ho idea di che cosa stia accadendo, ma decine di migliaia di uccelli sono accorsi per vedere l'imbarcazione di Aka. Gli dei li hanno mandati. Madonna, guarda quanti sono! Ma sono migliaia, decine di migliaia, non le vedete perché arrivano fino là in fondo, arrivano. Decine di migliaia come i like che deve ricevere questa barchetta, perché in base a quanti like otterrà questa barca ci saranno degli upgrade importanti. Porca boia, raga, ho lavato la videocamera. Sarà viva per miracolo forse. Devo asciugarla immediatamente perché potrei spaccare 1000 euro di videocamera. E il telefono! Oddio! Sto facendo un disastro! Nelle condizioni in cui l'ho comprata pensavo fosse messo molto peggio, soprattutto a livello di colore, pensavo fosse molto più sporca. Ora però qui si è formato un lago, sarà un lavoro molto lungo.
Raga, stavo pensando, ma se tutti questi uccelli adesso iniziano a cagare qui sopra. Cioè, l'ho appena lavata. Oddio, si stanno avvicinando sti bastardi. Sono molto molto soddisfatto. Ora, raga, la voglio inclinare, se ce la faccio, perché l'ho svuotata, lavarla e farla scolare. Ce la farò? Non lo so. È impossibile, raga. Raga, ho fatto una cazzata. C'è un nido di vespe dentro la barca. Sono fregato. Guarda, 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 guarda. Le vedete? Vi faccio vedere il nido stando lontanissimo. Quello è il nido, raga. Quello lì, lo vedete? Ma ne sono uscite una valanga. Ho la barca completamente invasa dalle vespe. Cosa faccio? Cosa faccio adesso? Sono fottuto. Non so se vedete, l'ho fatto cascare nell'acqua e... Oddio! Con l'aiuto del proprietario sono finalmente riuscito a sollevare la barca, dopodiché abbiamo usato una sbarra di metallo per tenerla in posizione. Non vedo un cazzo. Raga! Cioè, ho trovato una colonia di ragni! È pieno, guarda! È la barca di Noè! Vespe, formiche, insettini, ragni! Non male, guardate la differenza da prima a dopo. Tra l'altro è super mega liscio. Mamma mia, sto facendo un lavoro di fino. Però questo errore qui, raga, non avrei mai dovuto farlo. Perché? Perché proprio io? Perché sono un idiota, è semplice. Ho mangiato tutta la carta, devo rimetterne una nuova. Ho chiamato degli amici muniti di camion per il trasporto della barca. L'abbiamo inclinata per far fuoriuscire tutta l'acqua accumulata dalle piogge e per velocizzare il processo mi sono aiutato con un secchio. Una volta svuotata l'abbiamo spostata di qualche metro e ci siamo imbattuti nel primo problema. Ti ho rotto il disco del flessibile, raga, mi è arrivato tutto addosso. Potrei avere dei proiettili conficcati nel corpo. Porca boia! Guarda! Guarda! Tiriamo giù la barca? Così, facendo molta attenzione allo scafo, abbiamo sfilato il carrello da sotto e successivamente caricato nel furgone. Ed eccola qui, raga, la tana dove avverrà tutta la magia, dove verrà restaurata la barca di Aka. Però prima portiamo dentro il carrello e andiamo a prendere la barca. Così ci siamo rimboccati le maniche in quattro e abbiamo provato a caricare la barca di peso finché non è sorto un altro grosso problema. La gomma pensiamo che sia esplosa, però proviamo a dargli una gonfiata per spostare meglio la barca. Top, raga! Non sembra bucata! Ale, chiuso, gonfiamo anche l'altra. Spettacolo, raga, funzionano. Guarda come viaggia. A mali estremi, estremi rimedi. No, un altro alveare, raga. Pericolosissimo. L'altra volta ho rischiato di morire per queste vespe, ce n'è un altro. È stato un duro lavoro, ma ci vediamo domani. La mattina seguente è rimasto il problema dell'acqua presente all'interno dello scafo. Così, per svuotarlo tutto, abbiamo tolto la barca dal carrello, alzato lo scafo per posizionare dei legni che ci serviranno per capovolgerlo. Come dei macellai abbiamo tagliato tutti gli scorrimano col flessibile e finalmente l'abbiamo capovolta. Oh, l'acqua! Aspetta. Oh, l'acqua. Chi è? Tieni così. Oh, aspetta che tu...
Senza perdere tempo mi sono messo immediatamente a scartavetrare tutto il fondo della barca, in particolare la zona in cui prima c'era la vecchia antivegetativa e che dovrà ospitare ovviamente quella nuova. Spaziamo. Aspiriamo. Successivamente ho ricalcato la linea del battifilo con un pennarello nero per avere un chiaro segno di divisione tra la linea di galleggiamento, ovvero la parte immersa della barca, e le fiancate che invece saranno visibili e daranno il vero colore dello scafo. E dopo un'altra giornata di lavoro intenso siamo quasi pronti alla prima colorazione dello scafo, ma prima bisogna fare un po' di acquisti importanti. Ci vediamo domani. Il giorno dopo, munito di furgone, ho acquistato del legno nautico per ricostruire la pilotina personalizzata. Spettacolo, raga, spettacolo. Signore e signori, 202 euro. La vera domanda è: ma secondo voi quanto arriverò a spendere per arrivare in acqua con quella barca finita? Sparate cifre a caso perché io non ne ho assolutamente idea. Dopo aver preso l'antivegetativa e vernice bicomponente top di gamma, aggiungiamo anche degli strumenti da lavoro come nastri di carta, diluente e rulli. In totale fino ad ora ho speso la bellezza di 1065 euro e mancano ancora le cose più costose come motore, cuscineria e timoneria. E a proposito di motore, ho deciso di investire 6.000 euro per spostare questa barca. Allora raga, che cosa dobbiamo fare adesso? Rivestire tutta la linea di galleggiamento perfettamente con dello scotch carta. Pulire tutta la zona di fondo con uno straccio e del diluente per rimuovere tutta la polvere formatasi scartavetrando lo scafo. Per ottimizzare ancora meglio la pulizia, meglio spruzzare prima con aria compressa e poi darci dentro come un animale della savana, pulendo da cima a fondo. E ora che la bimba è pronta, antivegetativa. L'antivegetativa è una vernice che si applica alla carena della barca per proteggere lo scafo. Questa infatti rilascia tossine biocide che rallentano la proliferazione di parassiti come alghe e conchiglie sullo scafo. Praticamente come avere uno scudo contro questi parassiti marini. O per farvi capire ancora meglio, è come avere un preservativo che protegge dalle malattie. Raga, sta venendo perfetta, ma bisogna dare la seconda mano. Sembra un ovetto Kinder, è bellissimo. Però questo rosso deve sparire, bisogna carteggiare. Dai raga, mettiamoci sotto. Per realizzare una verniciatura ottimale, la prima cosa che vi consiglio è di mantenere l'ambiente il più pulito possibile, perché qualsiasi polverina che si alza potrebbe attaccarsi allo strato della barca appena verniciato e fresco, rovinando così l'intero lavoro. In vista della verniciatura ho attaccato dello scotch carta sulla linea di galleggiamento, proprio sopra l'antivegetativa dell'episodio 2. E finalmente si scartavetra con la grana fine tutta la carena, di nuovo. Così abbiamo cominciato a levigare tutte le fiancate, prima a mano nelle zone spigolose e curve, e successivamente con una levigatrice in tutto il corpo rosso dello scafo. E per completare questa fase una bella pulita con aria compressa. Così ho comprato un telo trasparente di grandi dimensioni e l'abbiamo fissato sulla parte già verniciata di bianco, facendo attenzione alle eccedenze, scocciandole sulla linea di galleggiamento. Guarda quanti buchi c'erano. Raga, ce l'abbiamo fatta! Abbiamo risolto il problema. E adesso non affonda più, forse. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 buchini, raga. 8 come gli 80.000 like che deve raggiungere questo video. Una volta che lo stucco ha fatto presa, ho levigato nuovamente la fiancata pop. Sono andato a comprare misurini di diverse misure e ho finalmente preparato la pozione magica, il fondo sul quale poi verrà applicato il colore.
Ma siccome le precauzioni non sono mai abbastanza, ho dato un'altra passata di diluente per rimuovere eventuali polveri residue. A questo punto olio di gomito e abbiamo lavorato di rullo prima sulle fiancate con movimenti leggeri ed uniformi. Poi siamo passati alle curvature della prua avendo molta cura nelle rifiniture delle parti irregolari della barca. E ora non si torna più indietro. Salutate il colore rosso sbiadito e guardate che aspetto nuovo ed elegante ha acquisito semplicemente dando il fondo bianco. Ah, non parli più, eh? Hai visto quanto è bianca? Non è più l'ovetto Kinder, eh? Adesso sembra un Kinder Paradiso. Siamo pronti finalmente per verniciarla, cambiargli il colore. Ma questa arriverà domani perché siamo stanchi. Ma quella sera mi sono spaccato una costola in una partita di calcio con un banalissimo contrasto e dopo aver passato 5 ore al pronto soccorso è emersa una microfrattura della sesta costola. Mi hanno prescritto un mese di riposo, ma non posso permettermelo perché voglio mostrarvi come vanno avanti i lavori. Così dopo una settimana dall'infortunio alla costola mi trovo costretto ad andare avanti con i lavori alla barca perché la voglio finire, raga. Perfetto, raga, perfetto. Iniziamo con la pozione. Allora, tirala. Guardate che bella. È oro. Non è sabbia, non è deserto. Questo è oro. Facciamo dei test. Oddio, raga, sta succedendo. Ma come si fa? Perché non inventate delle mascherine che non danno problemi di appannamento? Allora raga, lasciamo infornare per 24 ore e poi seconda mano. Ci vediamo domani. Così la mattina seguente ho ripassato di nuovo il primo strato con la stessa vernice bicomponente, cercando di essere più abbondante sugli spruzzi per far venire fuori bene il lucido del nuovo colore. Continuate a scrivere nomi su nomi perché ho bisogno di trovare il nome perfetto e dovrà essere il tuo. Ah, e non dimenticarti che uno di voi potrà vincere questa barca se uno di questi video raggiunge i 300.000 like. Quindi munito di molta calma, taglierino e precisione ho cominciato a togliere il nastro finché... Mi sono aperto un dito, raga, ma tanto. Che figata. Bello, bello. Così con un dito mozzato e una costola rotta ho continuato a rimuovere il nastro dal parabordi. Raga, sta venendo pazzesca, ma sono troppo contento. E signore e signori, guardate com'era la barca prima e guardate in questo momento il risultato della verniciatura. Yeah, I'm ballin', yeah, I'm ballin', been ballin'. Yeah, I'm ballin', yeah, I'm ballin', been ballin'. I'm winning, get buckets from the courtside. Una volta capita la posizione di seduta, muniti di matite e righello abbiamo preso le misure, tracciato le linee nel pavimento e cominciato a disegnare delle bozze dei pezzi in legno che dovremo realizzare.
Mamma mia! Così con del legno di scarto abbiamo realizzato la prima bozza della parete, ma aspettate perché alla fine sembrerà una vera e propria macchina da corsa. Continuiamo. Che bellina! Dai raga! Dopo aver posizionato la bozza realizzata in precedenza, l'abbiamo appoggiata sopra il legno nautico e disegnato la sagoma. Successivamente abbiamo preso il seghetto alternativo e abbiamo ritagliato il pezzo definitivo su cui verrà realizzata la vetroresina per renderlo resistente come tutto lo scafo. Raga, guardate che figata! Guardate che roba! È una pinna di squalo! Ho poi posizionato il pezzo definitivo per realizzare il gemello, ridisegnata la sagoma e ritagliato minuziosamente col seghetto alternativo. Perfetta! Durante le feste il super capitano Mattia mi ha fatto trovare come regalo una bozza di seduta biposto e il pannello della console di guida montato, ma adesso Si comincia a lavorare sul timone. E ora qui ci infileremo il pene. per prima cosa passiamo il pezzo nella levigatrice per rimuovere le imperfezioni e successivamente arrotondiamo bene le spigolature. Raga, blocco sterzo, ficchiamo dentro, fissiamo e poi volante. Signore e signori, siamo quasi in pesca. No, non è vero. All'incirca ancora un mesetto di lavoro ci vorrà. Raga, non so se rendo l'idea, sembra una Lamborghini. Guarda che bellina. Spettacolo! Qua bisogna chiudere. Una volta prese le misure le abbiamo riportate nel compensato marino e disegnato gli stelli. Abbiamo poi portato il pannello nella sega circolare e tagliato tutti gli stellini. Una volta misurato l'angolo di incastro, con molta attenzione abbiamo fissato gli stelli uno ad uno formando un arco contenitivo. Mi sono seduto alla guida cercando di simulare delle posizioni di riposo, soprattutto allungando le gambe. Questo perché abbiamo deciso di realizzare una mensola sotto la console per appoggiare e proteggere zaini e borse dagli schizzi d'acqua. Ma prima di fare questa mensola dobbiamo fare un mega foro che da lì sbuca lì per poi andare dentro le murate. Ale signori! La primissima cosa da fare è portare la pilotina su 2 cavalletti e accorciare le pareti laterali di 10 cm per permettere all'acqua di scorrere senza intoppi. Poi abbiamo tagliato dei listelli di rinforzo per la struttura della mensola e fissata tutta finché non ho fatto 2 danni in un secondo. Mi ha bucato un dito. Ti ho bucato il dito, ho spaccato la punta. E dopo 2 mesi di lavoro abbiamo finalmente fissato la pilotina al pavimento per proseguire con il nuovo progetto segreto che vedrete tra pochissimo. Oh, la prima ancorazione al pavimento. Una volta fissata la console abbiamo piallato le eccedenze di legno portando tutto a livello in squadro. Ho cominciato a fissare la cornice estetica per renderla tutta uniforme frontalmente ed infine con il legno nautico più sottile abbiamo realizzato i 2 scorrimano laterali, unendo 3 strati di legno. Guardate il corrimano quanto è venuto bello, preciso e soprattutto vi chiederete ma perché 3 strati? Per dare un po' di ciccia qui per tenersi, perché se ci fosse solo uno strato
fatto magari sradichi tutto. Ora dobbiamo farla dall'altra parte e poi raga a brevissimo si inizia a stuccare la console. Dai! Raga, ho distrutto lo sgabello! Era nuovo! Come ho fatto? Come? Porca puttana! In questo episodio, raga, realizzeremo la struttura per fare wakeboard a tutta manetta sull'Adriatico. Cos'è wakeboard? È uno sport che si pratica in acqua, tipo sci nautico, attaccato a una barca, la barca ti traina, ma noi lo faremo con una tavola da surf, cosa che abbiamo già fatto in questo video che vedete in sovraimpressione, ed è da lì che mi è venuta questa roba in testa, raga, e ho detto devo assolutamente realizzare la barchetta per praticare anche questo sport, perché è fighissimo. A questo punto abbiamo dato le misure al fabbro e ci ha tagliato tutti i tubi e le staffe che ci serviranno per questo nuovo progetto incredibile. Let's go! Fondamentale, raga, tenere l'ambiente pulito e ordinato, soprattutto in vista dello stuccaggio. Infatti, non so se si dice stuccaggio, comunque adesso stuccheremo, non so neanche se si dice stuccheremo, adesso mettiamo lo stucco nella parte che ricopre il volante, perché lì poi dovremo fare il buco da inserire il tubo in acciaio inox che sarà la colonna portante di quello che fa wake. Senza un tubo rigido il tipo vola via, o la tipa. È meglio che sia ben ancorata la tipa. Per cui raga, prepariamo la resina. Ho cominciato quindi la preparazione della resina facendo molta attenzione alle varie misure dei vari componenti. Per essere precisi si utilizza la proporzione 10:3, ovvero 100 grammi di resina e 30 grammi di catalizzatore. A precisione! Questa resina epossidica è una delle sostanze che da liquide a solide diventano più resistenti nella faccia della terra. Noi stiamo lavorando senza mascherina, giusto? Esatto. Che non va benissimo, vero? Quindi è questo lo stucco. Sì, si crea. Lo stucco lo puoi comprare già fatto, oppure lo puoi creare te. Perché ovviamente facendolo da solo si risparmia. Teoricamente. Una volta preparato lo stucco lo abbiamo posizionato sulla struttura del timone per renderlo uniforme e super liscio. Vedete raga, adesso tra 24 ore questa struttura qui sarà super solida, così possiamo lavorarci senza che si muovano quei listellini. Un lavoro che andava fatto assolutamente per poter realizzare la struttura da wakeboard. Il problema è che ci vogliono 24 ore, per cui ci vediamo domani. Il giorno seguente ho preso un po' di strumenti che serviranno per il nuovo mega progetto, state a guardare. Per prima cosa abbiamo preso le misure per realizzare un buco sotto la console e successivamente nello stesso punto anche nella parte superiore. Avremo preso le misure giuste? Bucando qui dovrebbe esserci sotto il foro identico per inserire il palo. Vedremo. Attenzione! Si vede il buco! Quello sotto! Ora dobbiamo infilare il questo mega tubo. Posso? Devi. Signore e signori, entra. Guarda come batte adesso! Porca boia, raga! Per fissarlo al pavimento corrono dei fori per le viti, così abbiamo portato il pezzo nella macchina trapana tutto. Raga, il pezzo è quasi pronto, ma dobbiamo smussare gli angolini perché se ci vai col mignolino tiri le bestemmine. Avete capito? Procediamo. Così una volta smussati gli angoli col flessibile abbiamo finalmente saldato il tubo portante alla staffa. Mamma mia, sembra l'incantesimo di Voldemort. Mi sembri Tony Stark nel film Iron Man 1. Sì, uguale. Quando ha forgiato la prima armatura. Stesso portafoglio. Più o meno sì. Proviamo e speriamo. Bravi. C'è la macchina lì. È perfetta! Perfetta! Così una volta preparata la pozione magica della resina epossidrica abbiamo rivestito tutte le giunture della pilotina, stuccato tutti i fori delle viti e incollato le parti in legno eliminando ogni strato di aria tra i vari pezzi.
Prima di procedere con la resina abbiamo rismontato gli scorrimano. Ho spennellato uno ad uno i listelli con un primo strato di resina collante per poi riposizionarli in vista della resina epossidrica. Il terzo giorno ho cominciato a scartavetrare le pareti superiori e interne della barca e soprattutto il pavimento. Molto importante levigare il pavimento perché una volta che la pilotina è pronta possiamo ufficialmente passare alla vetroresina e fissare per sempre barca e nuova struttura facendole diventare un tutt'uno. Raga, abbiamo fatto metà barca, guardate la differenza. Pazzesco, eh? Così senza perdere tempo mi sono immediatamente messo a levigare il più minuzioso possibile la pilotina. Chiama la pilotina! Chiama la pilotina! Sembra una Batmobile! Guarda che roba! Sembra una navicella spaziale! Guardate che linee che ha! Non vedo l'ora di farti fare un giro! Mi raccomando, iscriviti, Così ho fatto 2 fori col trapano nella parete della barca per l'inserimento del seghetto alternativo, facendo molta attenzione a non uscire dal cerchio disegnato. Non perdiamoci in cagate, smontiamo la pilotina e iniziamo a prepararla. Per prima cosa bisogna dare una bella spruzzata di aria compressa per pulirla dai residui di polvere e legno. E dopo un bel check stuccatura mi sono spostato nel reparto resine. Iniziamo a resinare tutta la pilotina. Così per la prima volta nella mia vita mi sono ritrovato a maneggiare la vetroresina. E se vi state appassionando alla serie della barca, non perdetevi le novità estive che arriveranno, perché potrete guidarla anche voi. Comunque, tornando a noi, la vetroresina si adagia sui vari pannelli di legno già impregnati di resina, cercando di farla amalgamare perfettamente rimuovendo le bolle d'aria. Esattamente come quando provi a mettere il vetro protettivo nello schermo del tuo telefono e cerchi di non lasciare le bolle d'aria. Ecco, ora ingigantite il tutto per tutta la struttura della pilotina. Allora, prendiamo un po' di stucco, catalizzatore, un micropene e 2 spatoline. Unendo questi 2 componenti otteniamo così lo stucco che mi servirà per chiudere tutti i fori delle viti ed eventuali imperfezioni in modo tale da avere tutte le pareti perfettamente piatte e lisce al tatto. Una volta terminata la stuccatura ho cominciato anche a sigillare alcuni buchi della barca e prima di lasciar riposare la vetroresina ho anche dato una bella sistemata e pulita allo scafo. Per prima cosa abbiamo preso le misure per realizzare il coperchio del gavone. Siamo andati poi sulla sega circolare e abbiamo intagliato tutto il pannello di legno nautico, ovviamente cercando di essere il più precisi possibili perché ogni millimetro qui è denaro. Prova del 9, raga, prova del 9. Va bene? Ce l'abbiamo fatta? Mettiamolo di là. Raga, voi non avete idea di quanto sono contento. Siamo passati nuovamente alla nuova seduta del gavone mancante per realizzare le spondine ad incastro per evitare che si muova durante la navigazione. Prima con un po' di colla resistente all'acqua, poi il fissaggio vero e proprio con le viti su tutti e 5 i lati. Ovviamente sono 5 i lati perché non è un rettangolo perfetto, ma un angolo, come potete vedere, è tagliato. E signore e signori, ok? È perfetta. Cagate a parte, abbiamo preso il pannello nautico per realizzare il coperchio anche della seduta di guida. Quindi con lo stesso procedimento abbiamo tagliato i 4 listelli e muniti di colla per nautica e viti abbiamo assemblato il tutto. Raga, abbiamo anche il coperchio completato e adesso lo vedete così, ma dopo metteremo delle cerniere per fargli fare questo gioco, così non hai troppe cose in giro sparse in barca mentre stai navigando. Questo pannello che vedete, raga, è l'ultimo pezzo del puzzle, l'ultima seduta che ultimerà la totale struttura di legno dello scafo. Abbiamo tagliato una tavola di legno e successivamente ritagliata a metà per ottenere i poggiapiedi dei gradini. Attenzione! Attenzione! Voilà.
spettacolo! Adesso lo capite? Qui metti i piedi, cammini e arrivi davanti a prendere il sole. Quindi dopo 3 ore di lavoro abbiamo terminato i 2 gradini gemelli. Cioè, vi rendete conto? 3 ore. 3 ore per fare quei 2 gradini. Per fissarla mi sono munito di pennarello e ho tracciato sul pavimento tutta la sagoma della console. Un passaggio importantissimo che qualcuno di voi avrà già capito a cosa serve. E una volta finito abbiamo ribaltato la console. Siamo attrezzati con la maschera. O meglio, lui si è attrezzato con la maschera, io sono così. Preparata la resina l'abbiamo spennellata all'interno della sagoma disegnata nel pavimento, per poi applicare la resina epossidica in tutta la superficie della console che andrà a contatto con il pavimento. E da come potete notare bisogna essere molto abbondanti per creare un collante super resistente. Abbiamo poi incollato la console definitivamente al pavimento e con una spatolina di legno abbiamo arrotondato le eccedenze per dare armonia al tutto, evitando ovviamente di creare angoli o spigoli. Sto sporcando tutto, cioè guardate le mani. Abbiamo appena finito di incollare la struttura alla barca, adesso realizzeremo una struttura a effetto serra, così che la stufa catalizzi meglio con le alte temperature. 24 ore di infornatura, ci vediamo domani. Questa struttura e tutti i coperchi diventeranno bianchi come la barca. Basta parlare, ci siamo rotti le palle, lavoriamo. Oh. Cioè raga, guardate che spettacolo! Immaginatevela tutta così la barca. Diluente la nitro, raga, per pulire bene tutte le superfici. Così munito di rullo ho cominciato a dare il primo strato di fondo bianco su tutte le superfici nuove in legno e con un pennello ho rifinito tutte le parti non raggiungibili col rullo. Gata! Aspirina, dai, vieni fuori. Sono rimasto incastrato e non perché sono obeso. Cacchio raga, ma viene via come burro. È bellissimo. È troppo soddisfacente come lavoro. È un duro lavoro. Pronti per l'allunaggio? Spolveriamo tutto alla massima potenza! Raga, guardate il pavimento, questo grigio nebbia che tra poco diventerà Total Y. Pozione realizzata, rullo, H e cominciamo. Ce la faccio più raga, non ce la faccio veramente più. Arriviamo a 300.000 like e così ve la regalo e me la tolgo dalle palle. Oh raga, disastro! Come hai fatto? Mi sono sdraiato sopra. Niente, voleva fare un heart attack e ha fatto un disastro. Oh, non ti posso lasciare da solo un secondo, eh? Un secondo ti ho lasciato da solo. Guardate che bell'effetto leopardato che sta venendo. Sembra la mia gattina. Oddio! Seconda mano.
Ma passiamo alla seconda fase: levigare tutta la pilotina in vista della verniciatura. Ovviamente raga, questo è perché non possiamo permetterci che si vedano delle gocce di resina o dei gradini, perché una volta verniciati sarebbero un pugno nell'occhio. Procediamo. Prepariamo lo stucco e portiamo a pari tutte le superfici. Guardate quanto sono venute bene, raga. Guardate. Ovviamente bisogna dargli un po' quella carta vetrata a mano, ma sono perfette. E ne abbiamo fatte, raga, davvero tantissime. Ma quanto sarebbe bello realizzare un galeone pirata. Non so quanti di voi abbiano visto la serie di One Piece su Netflix. Io mi sono addirittura guardato tutto l'anime, più di 1000 episodi, più ho letto tutto il manga. Sono in pari con tutto. E Ciroda, se non ti muovi a finire quel di anime, spacco la terra. Comunque, tornando a noi, immaginatevi di realizzare una barca pirata e solcare i mari andando a rompere le palle alle altre persone. No, si scherza, ovviamente si scherza. Però raga, ho in testa questo progetto e se raggiungiamo i 20.000 like in questo video lo voglio concretizzare. Sarà parecchio costoso, ma per voi lo farei. Già che ci sei, se ti vuoi anche iscrivere, è gratis. Non perdiamo altro tempo, continuiamo coi lavori. Quarta fase del progetto verniciatura: realizzare l'ultimo strato di fondo della console di guida. Così, dopo aver smadonnato in diverse lingue e aver risolto il problema del rullo, ho cominciato a dare il fondo. Ma che avventura bella stiamo facendo insieme, raga! Ve lo faccio durare un secondo. Guardate bene. E voilà, signore e signori, guardate quanto brillano. Andate a cagare! Arrivati a questo punto, raga, devo ricordarvi una cosa importante. Ma l'acciaio inox comprato nell'episodio 3-4 che è stato utilizzato per fare wakeboard, tutto l'avanzo a che cosa serviva? Ovviamente per realizzare i due appoggiabraccio da mettere di fianco alla seduta. Per cui, senza perdere ulteriore tempo, spogliamoci e andiamo dal fabbro. Pronto per saldare? No, non vedo niente. Cagate a parte, ecco cosa faremo. Per fare un lavoro di precisione useremo la saldatrice al TIG, in modo che le giunture siano molto più precise e soprattutto più pulite. Che poi, parliamoci chiaro, a voi delle spiegazioni non me ne frega un cazzo, per cui muoviamoci. Guardate che figata! Guardate che roba bella! Ebbene sì, raga! Oggi si vernicia ufficialmente la console! Così, muniti di taglierino, abbiamo ritagliato il contorno della console e della panchina di guida per farle sbucare fuori dal telo, proteggendo tutte le parti della barca che non devono essere colorate. Ma che lavoro la panchina, è perfetta! L'è perfetta, è venuta fuori che è una meraviglia! E signori, carichiamo la nostra arma a piena potenza. Guarda che bello, guarda che bel colore. Tac! Preparati i coprigavoni, ora verniciamo anche questi, in attesa che i primi due strati di vernice si asciughino leggermente per il terzo. Arma.
Lasciamo riposare per 24 ore la piccolina in modo tale che così domani riusciamo a dare la quarta e quinta mano. Il giorno seguente ho quindi ripreparato la vernice colore per dare le ulteriori mani definitive e grazie all'aiuto del mio clone ho prima verniciato i coperchi dei gavoni per poi passare alla console cercando di essere super leggero ed evitando colature che potrebbero rovinare tutto il lavoro svolto. Raga, ovviamente dobbiamo pulire anche questi gavoni che fanno veramente schifo e soprattutto dargli un colore nuovo. Così dopo averli puliti con una spazzola metallica e aspirato tutta la sporcizia abbiamo cominciato a spennellare la vernice monocomponente stando molto abbondanti per ottenere uno strato super bianco. Dopodiché, una volta che la nuova vernice ha catalizzato bene asciugandosi dappertutto, ho finalmente rimosso la pellicola protettiva da tutta la barca e i corrispettivi nastri facendo attenzione evitando le sbavature. La prima cosa da fare nell'episodio 9 del restauro della barca abbandonata è scartavetrare nuovamente tutti i vagoni con una spazzola metallica e terminarli definitivamente prima di posizionare il nuovo pavimento Luxury. Ho aspirato tutta la sporcizia incrostata caduta all'interno e munito di pennello e vernice bianca monocomponente super brillante ho cominciato a verniciarli tutti dando 3 mani di vernice molto abbondanti per ricoprire tutte le parti rovinate dal tempo. Così, munito di righello, ho cominciato a prendere le misure della panchina per calcolare le distanze dei poggiabraccia. Ho posizionato sul bancone da lavoro i 2 pezzi speculari e segnato col pennarello e una livella i punti di fissaggio per far sì che sia perfettamente in bolla l'intera struttura. Ok raga, adesso potrebbe sembrare in bolla, ma ancora mancano le 2 diagonali in acciaio inox che lo renderanno effettivamente insradicabile. Non so se esiste come parola, ma avete capito. Cristo santo, mi taglio ogni volta con qualsiasi cosa. Anche con uno Scotex posso tagliarmi. Ho un dono innato. Taglio a parte, abbiamo farato le diagonali d'acciaio dove inseriremo i rivetti di fissaggio e con un flessibile abbiamo unito le diagonali una sopra l'altra e tagliato via le eccedenze per renderle tutte uguali. Adesso do una pulita a questi profili d'acciaio e anche una stondatura per evitare ovviamente che qualcuno si possa fare male. Come me, che ogni volta mi faccio male. Niente raga, devo usare il flessibile perché con questa fresa qui non riesco a mangiare abbastanza. Guarda te cosa devo fare per la tua sicurezza, è incredibile. È incredibile! Pensa quanto ti voglio bene. Detto da uno che ha un occhio così, non è molto credibile, però ti voglio bene. Cagate a parte, ho smussato gli angoli di tutte le travi d'acciaio rendendole super tondeggianti e successivamente le abbiamo testate nella loro posizione corretta. Sembra funzionare! La struttura c'è, bisogna fissarla. Così dopo aver martellato come un primitivo l'abbiamo riposizionata e finalmente è perfetta, pronta per essere fissata definitivamente. Allora, abbiamo fatto un po' di casino, ma ora prepariamo la resina. Ecco il nostro composto di epossidica più silice e ora andiamo ad applicarla. Per il fissaggio definitivo sono stato super abbondante con la vernice, sia per renderla resistente anche alla forza dei giganti, ma anche per rinforzare il pavimento. Pronti per l'allunaggio? Sta sbrodolando tutto, guardate che roba! Così dopo tante ore di lavoro, tanta fatica e aver messo anche le viti di fissaggio... Capitano, mi aggrappo qui! Signore e signori, è una bestia! È Goku Super Saiyan terzo di poggiabracci! Puoi fare quello che vuoi! Solo che adesso dobbiamo lasciare riposare per 24 ore la resina, per cui ci vediamo domani!
Ultimo lavoro importantissimo da fare prima dell'upgrade, che qualcuno di voi avrà già capito di cosa si tratta, è quello di scocciare tutte le parti verniciate e i vari componenti da proteggere. E dopo tutti questi lavori finalmente la barca è pronta per ricevere il gel coat. Tutte queste parti rovinate con lo stucco, grigie, sporche diventeranno bianco brillante. Per cui quella barca di 4 mesi fa che era un cesso navale sarà solo un ricordo lontano, perché lei diventerà figa. Ufficialmente una gran gnocca. Per cui iniziamo a fare gel coat e poi pavimento. Tra l'altro una cosa che mi ha fatto veramente molto piacere è questo commento, perché apprezzo tantissimo il fatto che mi diate consigli per migliorare sia io come lavoratore, ma soprattutto anche per migliorare la piccola. E la cosa che giustamente mi avete fatto notare è che la schiuma poliuretanica e il tubo dove passano i cavi faceva veramente schifo. Ovviamente vi ho risposto al commento dicendovi che sarebbe stato ovviamente migliorato il tutto con stucco, vetroresina eccetera, e il risultato, raga, è questo bellissimo gradino tondeggiante. Ti stai eccitando? Sembra il sedere di una donna, è veramente bello. Abbiamo risolto quindi questo problema e io vi ringrazio e continuate a scrivermi miglioramenti nei commenti. Questo è stato un lavoro molto impegnativo, soprattutto per quanto riguarda la precisione nello spalmare bene uniformemente tutte le pareti. Un lavoro difficile, ma che piano piano stava ricoprendo tutte le imperfezioni della barca, come stuccature e colore bianco spento dal tempo. Seconda mano di gel coat. Raga, queste che vedete sono le manette del cambio e da come potete osservare attentamente sono completamente arrugginite. Ovviamente è una cosa che non è stata acquistata nuova perché i soldi sono quasi finiti, per cui utilizziamo pezzi di barche vecchie, ma le riportiamo a nuove. Per togliere la ruggine e far risplendere questo pezzo arrugginito ci siamo muniti di VC-Net, carta abrasiva e un panno, e con tanto olio di gomito le manette stavano ritornando ai loro tempi di gloria. Infatti, se osservate attentamente, la ruggine è andata via facendo venire fuori la brillantezza dell'acciaio. Io, raga, sta brillando, sta per tornare come nuovo. Ebbene sì, raga, oggi finalmente mettiamo il pavimento. Da una percentuale da 0 a 100 con questo episodio all'incirca siamo al 70-80% di completamento della barca. Ovviamente manca il motore, tutti i vari accessori fighi, però col pavimento questa bimba è pronta per essere messa in acqua. E ovviamente se c'è il motore. Senza perdere tempo prendiamo le misure. Signore e signori, il pavimento, che adesso è scocciato, ma tra poco vedrete quanto è carina la texture. Fintotech. Solo per voi facciamo questo unboxing. E signore e signori, eccolo qui il bambino. È simpatico, è una versione economica del Tech. Non potevo spendere migliaia di euro per fare il pavimento di sta barchina, dai. Infatti mi insultate ogni volta nei commenti che sto spendendo troppi soldi per una barchina che non ne vale la pena. Ma sono miei soldi, qui che problemi hai? Dopo aver preso le misure all'interno della barca abbiamo ritagliato le eccedenze, continuato a misurare in squadro e continuato a ritagliare per tutta la lunghezza necessaria. Abbiamo posizionato il pavimento per verificare di procedere correttamente e centimetro dopo centimetro, muniti di matita, abbiamo segnato ogni singola misura per poi tornare sul bancone da lavoro e continuare con i tagli. Adesso abbiamo preso le misure di questa parete della console e dobbiamo ritagliarla per inserire il pavimento.
Abbiamo speculato il pavimento già tagliato per vedere se combacia con l'altra metà della barca, perché siccome è molto vecchia, col passare del tempo il pavimento magari si è sminchiato un po' e invece sembra che sia perfetto, giusto? Quasi perfetto. Però siccome abbiamo lasciato un po' di margine di errore per poi andare a fare tutti i bordi fatti bene, l'incastro è perfetto. Raga, sta venendo pazzesco, ma pazzesco. Guardate qui l'ondina, guardate che bellina. Adesso non state a guardare perché ancora bisogna rifare tutti i bordi fatti ad opera d'arte, tutti a 45 gradi, che gli danno quel tocco luxury. State a guardare. Così, ora dopo ora, taglio dopo taglio, piano piano il pavimento dava un nuovo tocco di bellezza alla barca. Adesso prendiamo le misure anche della prua, perché ovviamente anche davanti bisogna mettere il pavimento. Nell'ultimo video mi avete scritto che sono un ciarlatano, precisamente nel video del noleggio barche. Un ciarlatano perché avevo promesso che avrei regalato lo scafo, la barca. Ma perché non l'ho regalata? Perché avevo detto che bisogna raggiungere i 300.000 like nell'episodio 1. È una promessa con me stesso ed è una promessa nei vostri confronti. Non mi sembra di chiedere tanto, non è a pagamento. E anche se questo video raggiungesse i 300.000 like in piena estate, io questa qui la regalo comunque, raga. Tra l'altro tanti youtuber hanno regalato cose grandiose nel tempo, ma ovviamente chiedendo sempre supporto da parte vostra, gratuito ovviamente. Mi auguro che qualcuno di voi possa un domani navigare su questa barchetta. Però ora dobbiamo tornare al lavoro. Marinai, è ora di fare la bordatura. Per la realizzazione della bordatura abbiamo misurato 7,5 cm di spessore tra le pareti ed il pavimento già fissato, tracciando il tutto uniformemente con una matita. Con uno squadro invece abbiamo tracciato le linee dritte e con un taglierino abbiamo rimosso le parti che non ci servono. Successivamente abbiamo recuperato dei listelli di Fintotec nuovi realizzando degli incastri a 45 gradi per poi passare al fissaggio finale con estrema precisione. E raga, guardate come stanno venendo tutti i bordi. Adesso con la stufetta stiamo scaldando la colla così aderisce bene, però non so se vedete l'effetto che viene fuori alla fine, vedete? Anche qui con lo squadro questo bordo è molto più elegante. Ovviamente questa è la prima, bisogna farla su tutta la barca e dopo diventa tutto armonioso. E signore e signori, qui H Cappello di Paglia che vi parla. Ecco a voi il risultato finale del pavimento, ma soprattutto anche il gel coat. Ormai raga ci siamo quasi e nel prossimo episodio vedrete addirittura il motore.